Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Non so se mi sentite perché sono qui all'aria aperta a Villa Borghese. Tra l'altro sono le 18 in punto e alle 19 ho un film da vedere al Rome Film Festival, ovvero il nuovo film di Ozpetek, Nuovo Olimpo. Spero veramente che mi si senta. Vabbè, editerò il mio audio in post produzione. In questo video esperimento anche un po' di fretta perché veramente devo scappare. Tra l'altro sono a piedi, quindi da qui a Villa Borghese una mezz'oretta, una quarantina di minuti per arrivare all'Auditorium Parco della Musica. E in questo video andremo a recensire il film non presentato qui al Rome Film Fest, ma presentato ad altri festival, quale il Toronto International Film Festival e altri, ovvero Fingernails. Fingernails l'ho visto questa mattina, non all'Auditorium perché, se lo sapete, se non lo sapete, al Festival del Cinema di Roma proiettano film in varie sedi, in questo caso al Circuito Cinema del Giulio Cesare, che sta ad Ottaviano, e tra l'altro anche da Ottaviano qui a Villa Borghese una mezz'oretta a piedi, quindi mi sto girando Roma praticamente quest'oggi, ma sono qui per recensirlo. Io veramente spero si senta la mia voce mentre bambini che mi guardano mi credono pazzo parlando da solo. Comunque sì, tornando a Fingernails, non in concorso ma nella sezione Grand Public. Che significa la sezione Grand Public? Significa tutti i film per il grande pubblico. Uscirà il 3 novembre su Apple TV. Tra l'altro, come l'anno scorso al Festival del Cinema di Roma, anche quest'anno il mio festival inizia con un film di Apple TV. L'anno scorso vidi, mamma mia questi moscerini, l'anno scorso vidi Causeway di Jennifer Lawrence, quest'anno Fingernails con Jennifer Lawrence. Fingernails che uscirà il 3 novembre su Apple TV. Tra l'altro la piattaforma Apple TV sempre più sottovalutata, nonostante forni davvero bei prodotti, o comunque prodotti molto interessanti di nicchia. Ed è un film di Christos Nikou, non so come si pronunci, regista di classe 84, greco, che è conosciuto principalmente per i suoi ruoli di aiuto regia dal 2009, ma che successivamente curò la regia e si distaccò per la sua regia e la sceneggiatura per due corti e per il suo lungometraggio debutto, ovvero Mila in greco, Apples tradotto, del 2020, e adesso in lingua greca quest'ultimo, e adesso invece debutta con un film inglese girato negli Stati Uniti, con un attimo che vi prendo il cast che me lo sono segnato, con la protagonista straordinaria Jessie Buckley che interpreta Anna, ed è la coprotagonista, l'attrice coprotagonista di Sto pensando di finirla qui, capolavoro veramente di Netflix con Jesse Plemons, il Todd di Breaking Bad. Poi abbiamo Riz Ahmed che interpreta Amir, il disertore imperiale di Rogue One, oppure lo potreste ricordare per il suo ruolo da protagonista in Sound of Metal, o in quello scempio che è Venom come il villain Riot. C'è veramente un bambino che sta giocando qui davanti a me, ovviamente manderà la palla mentre starò facendo il video. Riz Ahmed che fece anche lo stagista di Jake Gyllenhaal in Nightcrawler. E poi abbiamo Jeremy White che si distaccò per il suo ruolo nella serie TV The Bear su Disney Plus, e Shameless, entrambe serie che non ho visto, e che se avete visto voi fatemi sapere come sono. Comunque interpretazioni tutti di grande rilievo, ma delle quali parleremo successivamente.
Per adesso invece soffermiamoci sul fatto che è molto interessante, una pellicola girata in 35 mm e il fatto che esce a novembre, nei primi di novembre, in un momento in cui si passa dal caldo estivo al freddo invernale, c'è questo autunno come proprio momento di passaggio e la fotografia, innanzitutto questo formato a 35 mm molto vintage, una fotografia non fredda che avvicina il freddo invernale, ma come sappiamo l'autunno è invece caratterizzato da tutti quei colori invece caldi, il rosso, l'arancione, e quindi un'atmosfera che ti porta delle sensazioni che ti fanno... no, io mi sono sentito come una domenica pomeriggio mentre piove fuori e bevo una cioccolata calda seduto sul divano guardando un film. E tutto questo ti riscalda nonostante il freddo fuori, nonostante il film anche ambientato in un periodo comunque non inverno perché non c'è la neve ma autunnale, si riesce a dedurre ciò, ad intuire questo. Nonostante ciò la fotografia è una fotografia molto calda, una fotografia molto riscaldante, così come tu riscaldi te stesso in quella domenica uggiosa o di pioggia, prendendoti cura di te stesso, bevendoti questa cioccolata calda, così il film ti fa passare questo riscaldarti con questi colori, questa fotografia, ma soprattutto ciò che ti riscalda sono i sentimenti, e il sentimento dell'amore, così come l'amore per te stesso, d'inverno, ecco perché adoro l'inverno. Il film si basa proprio sull'amore, sui sentimenti tra i personaggi, una regia quindi di Christos Nikou molto interessante, perché si sofferma sullo sguardo, che significa si sofferma sullo sguardo tra i personaggi, aiutandosi anche molto con il montaggio. È entrato un moscerino dentro l'uscita audio del PC, oh mio Dio, incredibile. Chissà come uscirà veramente questo video esperimento. Comunque una regia che è basata sugli sguardi tra i personaggi, anche a livello di montaggio. C'è anche una frase nel film quindi che sottolinea questa cosa della vista, ovvero che non ci siamo disabituati dal guardarci negli occhi, quindi un inno anche al ritorno a connetterci all'altro, non solo attraverso lo sguardo, ma a tornare ad una realtà della relazione, ad una realtà del sentimento con se stessi e in relazione all'altro. E questo è sottolineato ancora attraverso una regia aiutandosi con il montaggio, di scambio di sguardo tra i protagonisti, Amir e Anna, o Anna con Jeremy, non mi ricordo il nome con Ryan, interpretato da Jeremy White. Adesso spieghiamo meglio la trama. E uno sguardo non solo tra i personaggi, ma uno sguardo dei personaggi, una regia che si sofferma con inquadrature molto lunghe in primi piani sull'espressività dei personaggi. Ecco perché sei riscaldato quasi da questo, perché percepisci si è optato per un non tagliare le lunghe inquadrature sull'espressività, sullo sguardo, sull'emozione che ti fa passare l'attore, perché si sarebbe potuto anche benissimo optare per un taglio di queste scene, per un ritmo più elevato, più veloce, ma che molto interessante questo farci entrare in contatto con i sentimenti. Poi vabbè, il tutto anche reso possibile dalla bravura degli attori in scena.
Ma di che parla questo? È appunto un film sull'amore, perché ci troviamo in un futuro non specificato, comunque in un'altra timeline, in un'altra linea temporale. Tra l'altro anche lo stesso Apple, se era un film di fantascienza, la locandina, se vedete su IMDb, vi lascio il link in descrizione, vede due astronauti, e c'è anche una scena in questo Fingernails in cui forse il regista si autocita, perché c'è una scena con due pupazzetti di appunto due astronauti che forse a questo punto sono un richiamo alla sua prima opera precedente, ma non avendola vista non posso che fare questa ipotesi. E quindi ci troviamo in questo futuro nel quale viene inventato un macchinario, un test attraverso il quale si riesce ad avere certezza scientifica se una persona ha trovato effettivamente la propria anima gemella. Come questo, attraverso, e anzi molto forte, questa idea della sintomatologia dell'amore. Infatti la traduzione del film in italiano, che invece il titolo è solo Fingernails, in italiano è sottoposto una diagnosi d'amore, quindi viene data un'attenzione molto forte all'idea della sintomatologia patologica, degli aspetti, della manifestazione fisiologica, comunque emotiva della passione d'amore, che mi ha fatto subito ricordare, andandosi ad inserire in quella linea di pensiero della letteratura, comunque del pensiero in generale, che prende le sue radici dall'antica Grecia con Saffo. Un attimo che mi sono segnato anche qui il testo, il lode alla gelosia di Saffo, in cui viene proprio passata in rassegna questa, se la volete cercare anche voi, eccolo qua, il Carme della gelosia di Saffo, che passa in rassegna questa sintomatologia della passione amorosa. E quindi recita: pare agli dei mi appare lui, quell'uomo che ti siede davanti e da vicino ti ascolta, dolce suona la tua voce e il tuo sorriso accende il desiderio, e questo il cuore mi fa scoppiare in petto, se ti guardo per un istante non mi esce un solo filo di voce. Ed ecco qui la sintomatologia: ma la lingua è spezzata, scorre esile sotto la pelle subito una fiamma, non vedo più con gli occhi, mi rimbombano forte le orecchie e mi inonda un sudore freddo, un tremito mi scuote tutta e sono anche più pallida dell'erba e sento che non è lontana per me la morte. Vi linko anche questo, comunque lo potrete facilmente trovare su internet. Anche in questo film viene proprio posto risalto come i sintomi della passione amorosa sono il battito cardiaco accelerato, invece qui in maniera ironica, perché è un film sì drammatico ma anche molto comico, una tragicommedia romantica. Tutti noi in sala è stato molto bello condividere questa esperienza anche di risate. Anche perché è stato il mio primo film di questo festival del cinema, che è iniziato invece il 18 ottobre. Sto registrando questo video il 22 ottobre, avendo visto poi il film questa mattina, ma non sono potuto andare al festival nei giorni precedenti per vari impegni in corsi universitari e per mettere in scena uno spettacolo teatrale, però appena ho potuto mi sono fiondato a vedere qualche film. Ed è stato tra l'altro un'emozione fantastica, perché non tornavo al cinema in realtà da The Creator, comunque fine settembre, comunque almeno 2 settimane che non guardavo un film al cinema, e vederlo non con un pubblico comunque generalista, ma con altri appassionati come me, apposta, avendo fatto l'accredito, avendo comprato un biglietto per il Festival del Cinema di Roma. È stato molto emozionante ritornare al buio di sala e quindi al sentire condiviso quasi di un trattenimento del respiro, consapevoli che stiamo, mamma mia queste zanzare, consapevoli che stiamo iniziando questa nuova avventura, stiamo iniziando a vivere una nuova realtà.
Quindi nel film la sintomatologia dell'amore è riportata anche ad in maniera ironica, ad un iniziare a cantare canzoni d'amore nella versione francese, oppure una mai provata tendenza al canto, quindi comunque molto ironico da questo punto di vista. Ed è stato inventato quindi questo test, messo in scena con un design molto accattivante, perché è un design di una fantascienza retro, una fantascienza vintage. Se pensate anche agli apparecchi fantascientifici di Star Wars, anche qui c'è questa sorta di microonde nel quale vengono, ecco perché fingernails, unghie in italiano, vengono estratte, estrapolate un'unghia da entrambi gli innamorati, messe in questa, perché le unghie sono una di quelle parti, secondo l'universo creato da Christos Nikou in questo film, le unghie sono una di quelle parti del corpo interessate dalla sintomatologia dell'amore, come se tutto fosse oggettivante, se tutto potesse essere oggettivamente, compreso l'amore, soggetto ad una certezza scientifica. E quindi queste unghie vengono messe in questa sorta di microonde, in questo apparecchio che poi ci rende possibile il vedere se queste due persone sono compatibili al 0%, al 50%, quindi una è innamorata e una è realmente scientificamente innamorata e l'altra no, o al 100%. Perché è stato inventato questo test? Per ridurre il rischio dell'amore. Viene spiegato così, potete vederlo anche nel trailer, che anche questo ve lo linko in descrizione. Per non attraverso questo test non ci saranno più divorzi, in questo modo quindi non si possono non prendere più rischi, ad esempio del matrimonio, o comunque il rischio di interrogarsi se si è fatta la giusta scelta. Ed è proprio un film che va ad inserirsi in quella dicotomia mente-corpo, secondo me, ovvero in questo fatto la certezza scientifica, l'oggettività, il nostro bisogno di certezze, in questo caso da un test che ci dice se abbiamo trovato effettivamente l'anima gemella, nonostante noi ad esempio in quel momento possiamo sentirci innamorati di questa persona, la scienza poi ci può dire di no, e quindi basiamo, è qui l'idea della dipendenza, non siamo più totalmente indipendenti nelle nostre scelte, ma tendiamo a far dipendere la nostra scelta, in questo caso, nel caso di Fingernails, alla scienza, all'oggettività scientifica, a questo test, nonostante noi sentiamo in maniera diversa. Ed è un po' il discorso che noi attraverso tutte le scoperte scientifiche ci siamo abituati a considerarci ad un livello biologico, il nostro inconscio, quindi noi sappiamo scientificamente che cosa siamo, ad esempio cosa sono i nostri istinti, in quanto l'evoluzionismo, quindi a livello scientifico la scienza ci ha dato risposte su cosa siamo, ma ciò che si è andato a perdere è il saper rispondere alla domanda chi siamo. Quindi ci siamo disabituati più disabituati, stiamo dando più, ed è ciò che ci vuole secondo me far passare questo film, disabituati a prendere il rischio di seguire noi stessi, di seguire ciò che la nostra interiorità, i nostri istinti, il nostro cuore ci reputa per noi più giusto seguire, perché per la nostra interiorità è questo, se vogliamo, il problema percepito dalla mente. Non esiste un giusto e uno sbagliato, non riusciamo spesso, in particolare a sentimenti così forti quali l'amore, a razionalizzarlo, comunque a formalizzarlo, a dargli una forma. Ritorna molto nel film la parola, la frase non lo so, non so esprimere ciò che provo dentro, soprattutto nel caso dell'amore, di emozioni talmente forti, e quindi incertezza contrastata invece alla certezza della ragione, alla certezza della scienza, mentre l'amore è più un vero e proprio atto di fede
nei confronti di se stessi, nei confronti dell'altro, ci espone noi stessi al rischio, ed esponendoci al rischio siamo più vulnerabili, ci esponiamo alla paura, all'insicurezza, alla vulnerabilità, alla perdita, alla sofferenza, ma è l'unico modo che abbiamo per vivere, perché poi se invece scegliamo, nel caso del film, la certezza scientifica del fatto che posso non essere oggettivamente compatibile, quindi allo 0% al 50% con una persona, nonostante io mi sento innamorato di questa persona, allora seguo ciò che la scienza oggettiva mi dice, ciò che la mia mente, e quindi anche la frase di Gramsci, parafrasando, adesso non me la ricordo a memoria, mamma mia, me la potevo preparare ma mi è appena venuta in mente, il pessimismo della ragione e invece l'ottimismo della volontà. Che vuol dire? Il pessimismo della ragione è ciò che razionalmente ci porta a fare tutti quei ragionamenti sul fatto che ciò che è meglio per noi seguire razionalmente, quando in realtà più che giusto per noi è più sicuro per noi. Ed è un film questo che si basa proprio sul nostro bisogno delle certezze, un bisogno delle certezze che però questo istinto sempre che confondiamo col razionale, che confondiamo con l'essere più saggio, di bisogno di certezza, che in realtà non fa altro che andare a farci mettere in atto quei meccanismi, quelle azioni, e quindi il decidere, dato che questo test mi ha detto che sono incompatibile con questa persona, ad abbandonarla, oppure io che non mi prendo il rischio di mettermi con una persona perché razionalmente perché razionalmente mi espone ad un rischio imprevedibile, incalcolabile dalla mia ragione, in quanto mi espone all'ignoto, ma mi espone ma esponendomi all'ignoto seguo me stesso e divento poi me stesso. Invece seguendo la presunta razionalità, la certezza, non faccio altro che mettere in moto quei meccanismi che non fanno altro che ingabbiarmi, di crearmi una gabbia di infelicità, perché ciò accade alla protagonista Anna, ovvero il suo essere da 3 anni fidanzata con il personaggio, con Ryan, con il personaggio di Jeremy White, perché hanno fatto il test che gli è risultato 100% positivo, ma lei non si sente più innamorata di lui, ed è un processo questo film, sono 2 orette, 1 ora e 50 in realtà di film, di questo processo di lei che cerca di ritrovare la connessione con se stessa, ritrovare quella forza, anzi quel coraggio che secondo me abbiamo perso e che il film ci chiama ad avere, quel coraggio di seguire, di ritrovare e di avere la forza di agire, la connessione, ciò che la connessione con la nostra intimità, la nostra interiorità ci chiede di seguire, ciò che il cuore ci chiede di seguire, nonostante ad esempio la ragione, la presunta ragione o la scienza ci ha portato a considerare la nostra interiorità qualcosa di inferiore, quindi qualcosa di animale, l'istinto animale, di inconscio, perché evolutosi dalla scimmia, non lo so, oggettivamente parlando, riteniamo la nostra ragione più saggia e quindi l'istinto inutile. Quindi questa protagonista da 3 anni fidanzata con Ryan, incontrando il personaggio di Amir, interpretato da uno splendido Riz Ahmed, bravissimo come sempre, si innamora di lui e lui si innamora di lei. Ma che cosa accade? Accade che il test delle loro unghie, nonostante rifacendolo, la scienza dice che la ragione, quindi la sicurezza, dice che Anna è 100% compatibile con Ryan,
quindi è più sicuro dopo 3 anni di relazione andare avanti con quella, mentre c'è 50% di possibilità, che è uscito da invece il test fatto tra Anna e Amir, quindi nell'universo del film uno è innamorato dell'altro e l'altro no, però ciò non si sa, in realtà il film ci fa passare che entrambi i personaggi sono innamorati dell'altro. E quindi metaforicamente che cosa vuol dire? Significa che se il 100% sarebbe il 100% di sicurezza che rimane nel restare nella propria zona di comfort, nella relazione che già si ha, e invece di avere quel 50% di ok, io sono innamorato di quest'altra persona, ma l'altro 50% di totale ignoto, perché che cosa accadrà a me, che cosa accadrà al mio cosa accadrà a me quando dovrò fronteggiare il fatto di dover lasciare l'altro, nonostante io non mi senta più di stare con lui, mentre il 100% mi porta appunto a non prendere rischi, ma e vedete, no, tutti questi ragionamenti successivi sono i ragionamenti del pessimismo della ragione, che invece mi porta a non agire per rimanere nel comfort, ci chiama ad andare all'altro 50%, e il film finisce invece con Anna che si strappa in un atto molto straziante tutte le unghie perché non ne vuole più sapere, non vuole più avere neanche la possibilità di sapere che cosa la ragione, la realtà scientifica dice che è meglio per lei, perché ritrova quella connessione con se stessa del seguire nonostante le conseguenze. Infatti c'è proprio il dialogo tra lei e Amir dopo la notte passata insieme, perché se il 100% portava Anna, nonostante la sicurezza, ad essere infelice, ad una gabbia autocostruita, il 50% o la totale insicurezza, il totale esporsi al rischio, porta invece al vivere, porta ad essere se stessi, nonostante può portare ad una sofferenza. Ma è meglio una sofferenza per l'aver seguito se stessi, o comunque una qualcosa, o lo scegliere di avere il coraggio e l'aver fiducia di sapere e di poter affrontare ciò che la realtà, l'ignoto mi porrà di fronte, mi porrà davanti, perché avrò seguito ciò che sentivo essere più giusto per me, e quindi Anna, l'essere andata con Amir, oppure sarò più felice se rimango nella stagnazione della routine, più che della routine, del ciò che il pessimismo della ragione mi porta a fare, o meglio il pessimismo della ragione mi porta a non fare. Quante volte pensiamo tanto a cosa è meglio fare e quindi finiamo per non agire ciò che invece sentivamo essere meglio per noi, inevitabilmente poi andando a costruire quella gabbia della nostra infelicità. E quindi un film di inno, che ci chiama ad avere la forza, il coraggio di ritrovare, di rimetterci all'ascolto, non solo all'ascolto di noi stessi, ma poi ad avere la forza, o comunque a prendersi quel coraggio, quel rischio di seguire il proprio cuore, nonostante le conseguenze, non le chiamerei così, nonostante ciò che poi ne deriverà. Ma sarà bellissimo perché avrò seguito ciò che sentivo di voler fare. È durato più del previsto questa video recensione, la volevo far durare 10 minuti perché devo scappare all'auditorium, veramente mezz'ora, perché alle 19 inizia il nuovo Olimpo di Ospetec. Fatemi sapere se volete il video. Da Villa Borghese è tutto, noi ci vediamo alla prossima.